Martedì 1 novembre 1977. Un elicottero, con a bordo il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Enrico Mino, altri 4 ufficiali e un sottufficiale, è scomparso ieri, poco prima delle 15, nel cielo di Catanzaro. Il velivolo, un Augusta Bailey 205, si era alzato in volo alle 14:45 dall'aeroporto Ballamena di Catanzaro ed era pilotato dal colonnello Francesco Sirimarco, comandante del nucleo elicotteri dei Carabinieri di Pratica di Mare. I rottami dell'elicottero, con i corpi delle 6 vittime, sono stati trovati poco dopo l'1 di notte, sulle pendici del Monte Covello, nei pressi di Girifalco, a pochi chilometri da Catanzaro, dove erano impegnati nella ricerca circa 1000 uomini. Il generale Mino, che era giunto in Calabria nella mattinata, doveva compiere un'ispezione ai vari reparti, nel quadro di un piano da qualche tempo allo studio per combattere la criminalità. Al momento del decollo, le condizioni meteorologiche non erano buone. Dopo 10 minuti, la torre di controllo dell'aeroporto non è più riuscita a mettersi in contatto con il velivolo. L'allarme è scattato immediatamente e sono iniziate le ricerche, anche con l'ausilio di mezzi della Marina Militare e dell'Aeronautica e di pattuglie a terra. Quando il velivolo ha lasciato l'aeroporto, con ai comandi il colonnello Sirimarco, la torre di controllo aveva già ricevuto il piano di volo, che comprendeva tra l'altro 2 atterraggi a Rosarno e a Taurianova. Dopo 10 minuti le comunicazioni si sono però interrotte. 2 novembre 1977. Si svolgono oggi a Roma i funerali del generale Enrico Mino, comandante dell'Arma dei Carabinieri, e degli altri 5 militari morti con lui nell'esplosione dell'elicottero su cui viaggiava a pochi chilometri da Catanzaro. Sul disastro permangono ancora molti dubbi, incertezze, sospetti, anche se le testimonianze di chi ha visto e il parere dei tecnici propendono decisamente per la spiegazione più semplice, e cioè quella della sciagura provocata dalle condizioni del tempo davvero tremende. Ma il capitano Clemente Gasparri aveva attraversato la stessa zona con un altro elicottero pochi minuti prima del velivolo su cui viaggiava il generale Mino. Conoscendo la zona, dice il capitano Gasparri, ho fatto una deviazione per aggirare il blocco di nuvole più dense. Credevo che anche il collega che mi seguiva avrebbe fatto lo stesso. Difatti, gli avevo messo al fianco il tenente Cerasoli, che è pratico della zona come me. Cerasoli consiglierà certamente al pilota di aggirare le nuvole, mi sono detto. E invece non capisco perché non l'abbia fatto. Saranno 2 inchieste, una tecnica e una giudiziaria, a chiarire questo interrogativo. Sapremo così se l'elicottero non ha deviato perché il pilota contava di attraversare il muro di nuvole o perché gli strumenti di bordo non hanno fornito le indicazioni necessarie per consigliare la virata. Di certo sappiamo che l'elicottero era privo di radar e che all'improvviso la radio di bordo è diventata muta. È accaduto esattamente alle 14:52. Da allora fino alle 15:01, ora a cui l'elicottero si è scantato, il pilota ha volato al buio, senza contatto radio, e i suoi tentativi di rimettersi in comunicazione con la base per avere dati tecnici deve essere stato drammatico. Un'idea della tragedia che i 6 militari devono aver vissuto a bordo in quei pochi minuti ci viene fornita da un apparecchio di bordo trovato intatto. Si tratta dell'anemometro, che misura la velocità del veicolo. L'anemometro aveva la lancetta ferma su 120 nodi, una velocità di 216 km/h, al limite delle possibilità, il che lascia capire come il pilota, trovatosi in mezzo alla barriera di nuvole, abbia spinto a tutta forza, guidando alla cieca, nel tentativo disperato di salvarsi. Si è saputo anche che all'aeroporto di Catanzaro i 2 elicotteri che dovevano partire per Rosarno erano sorvegliati da un solo carabiniere. Il milite, a quanto sembra, sarebbe stato tenuto a disposizione della commissione d'inchiesta e sarebbe già stato interrogato. Il 3 marzo scorso a Johannesburg la commissione stragi ha proceduto all'audizione di Gian Adelio Maletti, che tra il 1971 e il 1975 fu capo dell'ufficio del SID. Nel corso di questa audizione, durata quasi 11 ore e che non è stata ancora resa pubblica nella sua integralità,
Maletti avrebbe parlato della influenza della CIA sui servizi segreti italiani, dell'appoggio americano a Gelli per un sovvertimento non violento che lo portasse poi ad assumere il controllo del paese, del terrorismo di sinistra che avrebbe avuto la copertura dei servizi segreti italiani perché funzionale ad una svolta a destra in Italia, ma Gian Adelio Maletti avrebbe detto anche che il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Mino, fu sicuramente vittima di un attentato. Del generale Mino, Pannella ha parlato più volte in questi anni e noi vi proponiamo ora un brano di una trasmissione a Canale 66 con Carlo Romeo del 5 gennaio del 1991. Io sono convinto che Mino è stato assassinato perché? Per un'analisi complessiva che faccio, ma perché? Perché io non ho ancora ricostruito il giorno perché non mi interessa, non sarà necessario per la magistratura o perché lo ricostruiremo perché è facile, basta trovare in un certo albergo il giorno in cui l'intero gruppo degli eletti e dei sostituti e dei dirigenti del periodo radicale era lì riunito, perché questo incontro l'ho avuto con Mino a 100 metri da questo albergo e finito questa cosa sono rientrato e devo dire che ho raccontato esattamente tutto. Quello che Mino era venuto per supplicarmi di accettare una protezione personale e mi dice, anche aggiunge, le dissi che non lo credevo, ho indagato sul giorno di Giorgiana Masi, lei aveva ragione. Voi sapete, io sul giorno di Giorgiana Masi ho sempre detto che era un tentativo di estendere tutta l'Italia allo stato d'assedio, il divieto di manifestazioni nel quadro della politica P2, PC, P38, P-Scalfari. Ma lui mi dice, per convincermi, guardi, io stesso giro senza scorta ancora, infatti lui era con 2 civili che erano 2 suoi tendenti, con una macchina che erano mettendo le macchine sembrava una vecchio 500, cioè, l'idea non era, ma insomma no, il comandante generale dei Carabinieri mi venisse, tra l'altro così, voglio dire, era amabile, no? Era una cosettina e sul ciglio di questa strada. Era in borghese? In borghese, sì, tutti e tre, con questa macchina, dico una macchinetta, insomma. E dall'uscita dalla superstrada c'era una stradina su cui abbiamo continuato a parlare e mi dice Mino, per convincermi ad accettare la protezione, la scorta e le altre cose, comunque di guardarmi, cioè guardi che io ieri sera ho comunicato che in elicottero non viaggio più. Perché si preparavano degli scherzi anche per me e non saranno certo contenti della mia decisione, non vado più in elicottero. Questo deve essere stato fra 40 o 25 giorni prima, e quando poi leggo sul giornale che Mino aveva preso un elicottero, ma lo leggo perché Mino era stato ammazzato, era morto in elicottero, e mi ha detto poi altre cose che avete visto forse non sui giornali, soprattutto nel testo della mia dichiarazione, ed era importante. Mino diceva, io sono pronto ormai a far fuori tutto l'organigramma che da 10 anni si era formato fra questi qui. C'è il pericolo dei colpi di coda, ma ormai proprio ora non so se me l'ha detto, perché il resto lo ricordo bene, ma l'inciso è se non ci fanno fuori, se non mi fanno fuori, no, ecco questo inciso. Comunque bisogna stare attenti ai colpi di coda, ma ormai Pannella, gli assicuro, ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta.